Le lettere segrete che il principe Filippo scrisse a Diana hanno ora svelato ogni segreto che Re Carlo ha sempre custodito. Vi siete mai chiesti quali siano i veri misteri che si celano dietro il matrimonio burrascoso della principessa Diana e del principe Carlo? Quando tutto il mondo aveva ancora l'impressione che fossero la coppia ideale, cosa succedeva dietro le porte del palazzo? Recentemente è stato scoperto che il principe Filippo, suocero di Diana, le aveva consegnato delle lettere che erano state tenute segrete. Queste lettere hanno portato alla luce dettagli sulla crisi che la famiglia reale stava attraversando che nessuno aveva mai conosciuto prima. Per essere più precisi, cosa c'è scritto esattamente in queste lettere e come hanno modificato la traiettoria della famiglia reale britannica? Scopriamolo subito. L'inizio del principe Filippo. Il principe Filippo, duca di Edimburgo, nato il 10 giugno 1921. È una figura influente della famiglia reale britannica. È il marito della regina Elisabetta II ed è il marito più longevo nella storia della famiglia reale britannica. Tuttavia, pochi sanno che Filippo è nato in un contesto turbolento, dovendo attraversare un'infanzia difficile prima di diventare un membro fedele della famiglia reale britannica. Il principe Filippo è nato in un contesto storico particolare. È nato su un tavolo da pranzo a Montrepos, una villa situata sull'isola di Corfù, in Grecia. La sua famiglia appartiene alle famiglie reali greca e danese. Il padre è il principe Andrea di Grecia e Danimarca, mentre la madre è la principessa Alice di Battenberg. Sebbene sia nato in una famiglia reale, la vita di Filippo non è stata tranquilla, poiché in quel periodo la Grecia era nel bel mezzo di grandi sconvolgimenti politici. Era il più giovane di 5 figli, con 4 sorelle maggiori: Margherita, Theodora, Cecilia e Sophie. Fin da piccolo, Filippo fu profondamente influenzato dal background aristocratico europeo della sua famiglia. Attraverso il padre, discendeva dal re Cristiano IX di Danimarca e dal re Giorgio I di Grecia, mentre attraverso la madre aveva legami con le famiglie reali britanniche e tedesche, compresa la regina Vittoria. Dopo la Prima Guerra Mondiale, la situazione politica in Grecia divenne instabile. La vita familiare di Filippo fu messa a dura prova. In risposta, la famiglia di Filippo fu costretta a lasciare la Grecia, con l'intervento di re Giorgio V d'Inghilterra, loro parente. La Royal Navy inviò la nave da guerra HMS Calypso per salvare la famiglia reale. Quando Filippo lasciò la Grecia nel dicembre del 1922, aveva solo 18 mesi e fu portato a bordo in una cassa di agrumi per sicurezza. Questo fu l'inizio di una vita impegnativa per il giovane principe. Dopo aver lasciato la Grecia, la famiglia di Filippo visse per un breve periodo a Parigi, in Francia, a casa di una parente, Maria Bonaparte, principessa di Grecia e Danimarca. Tuttavia, la vita familiare non era facile. I genitori di Filippo si allontanarono gradualmente e nel 1930 alla madre, la principessa Alice, fu diagnosticata una malattia mentale e fu ricoverata in un ospedale psichiatrico in Svizzera. Nel frattempo, il principe Andrea si trasferì a Montecarlo e perse in gran parte i contatti con la sua famiglia. Filippo, che allora aveva solo 9 anni, fu separato dai genitori e mandato in Inghilterra a vivere con la famiglia della madre, la famiglia Mountbatten. Lì fu preso sotto l'ala dello zio, Lord Louis Mountbatten, una figura di spicco della Royal Navy che influenzò notevolmente la sua carriera successiva. Philip iniziò la sua educazione alla Cheam School in Inghilterra e poi continuò la sua formazione alla Salem School in Germania su invito di un parente della famiglia reale tedesca. Tuttavia, quando i nazisti salirono al potere, lasciò rapidamente la Germania e frequentò la Gordonstoun School in Scozia, un ambiente disciplinato e severo che lo aiutò a sviluppare uno spirito di resilienza e indipendenza. Nonostante l'infanzia difficile, Philip ha sempre dimostrato forza e capacità di adattamento. Nel 1939, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, si arruolò nella Royal Navy, segnando una svolta importante nella sua vita. Fu anche il momento in cui iniziò a costruire una relazione con la principessa Elisabetta, che sarebbe poi diventata regina d'Inghilterra. Il rapporto unico che esiste tra il principe Filippo e la principessa Diana. Quando la principessa Diana entrò a far parte della famiglia reale britannica, non solo fu sottoposta a un grande scrutinio da parte dei media, ma dovette anche imparare a gestire le rigorose tradizioni e gli standard non detti che sono associati alla monarchia.
Ogni azione è stata scrutinata, ogni parola è stata esaminata e ogni errore è stato amplificato in questo ambiente incredibile. Con grande sorpresa di tutti, la persona che si assunse la responsabilità di guidarla e sorvegliarla non era altro che suo suocero, il principe Filippo, duca di Edimburgo. Più della maggior parte delle persone, Filippo conosceva le sfide che Diana stava affrontando. Quando sposò la regina Elisabetta II, anche lui era stato uno straniero in passato. Per poter stare con lei, dovette rinunciare al suo titolo reale greco, alla sua nazionalità e reinventare la sua intera vita per conformarsi agli standard della famiglia reale britannica. Conosceva bene l'esperienza di sacrificare le proprie libertà in nome del dovere e vedeva in Penny Diana una giovane donna che si scontrava con le stesse costrizioni che lui aveva sperimentato. Nei primi anni del matrimonio di Diana con Carlo, Filippo era considerato l'alleato più fidato della famiglia reale. Capiva quanto fosse difficile per la ragazza adattarsi agli obblighi della famiglia reale e ricevere quotidianamente l'attenzione della stampa. Il duca di Edimburgo era ansioso di metterla a suo agio, per cui spesso si sedeva accanto a Filippo anziché a Carlo nelle cerimonie formali. Anche lui era desideroso di farla sentire a suo agio. Il fatto che Filippo possedesse un'arguzia tagliente e uno stile diretto e senza pretese, a differenza di altri membri della famiglia reale, era qualcosa che Diana, nota per la sua personalità calda ed emotivamente aperta, trovava piuttosto rinfrescante. Inoltre, Filippo era consapevole delle difficoltà che Diana incontrava nel suo matrimonio. Per quanto riguarda il mondo esterno, il suo matrimonio con Carlo sembrava essere una favola. Tuttavia, a porte chiuse, le tensioni stavano aumentando. Diana era profondamente colpita dal divario di età tra i due, dall'incapacità di Carlo di articolare i suoi sentimenti e, soprattutto, dal suo legame a lungo termine con Camilla Parker Bowles. Era chiaro che Filippo aveva compassione per la nuora e il suo sostegno era evidente nelle lettere che le indirizzava a livello personale. Le lettere del principe Filippo e il loro impatto. Durante una di esse, riconobbe che Carlo aveva commesso un errore mettendo tutto in gioco con Camilla e assicurò a Diana che la famiglia reale non aveva mai pensato di trascurarla nel proprio matrimonio. Arrivò a scrivere: «Non riesco a immaginare che qualcuno sano di mente ti lasci per Camilla», e questo in un certo momento. Queste dichiarazioni, rilasciate dallo stesso padre di Carlo, hanno rivelato il suo iniziale sostegno a Diana e la sua disapprovazione per le decisioni prese dal figlio. D'altra parte, la tolleranza di Filippo iniziò a esaurirsi quando il matrimonio tra Diana e Carlo cominciò a crollare. Nonostante fosse solidale con la sofferenza di Diana, era anche un devoto difensore della monarchia. Filippo cominciò a considerare l'impatto dell'azione di Diana non solo su Carlo, ma anche sull'organizzazione a cui aveva dedicato la sua vita. Questa presa di coscienza avvenne quando Diana divenne più esplicita riguardo alle difficoltà che stava vivendo nel suo matrimonio, in particolare nella famigerata intervista rilasciata a Martin Bashir per BBC Panorama nel 1995. Le sue lettere a Diana, che in precedenza erano state piene di parole di incoraggiamento, iniziarono ad assumere un tono teso. Le fece notare che le controversie pubbliche possono potenzialmente compromettere la reputazione della famiglia reale e la esortò a considerare attentamente qualsiasi azione che potesse minare ulteriormente la stabilità della monarchia. Allo stesso tempo, non si è trattenuto quando ha espresso la sua opinione sul suo comportamento scorretto. Filippo disse chiaramente che disapprovava la decisione di Diana di intraprendere da sola incontri extraconiugali. Se lei si aspettava che Carlo fosse fedele, allora avrebbe dovuto tenere se stessa allo stesso livello, secondo le sue convinzioni. Queste lettere durissime causarono a Diana un grande dolore. Anche se in precedenza aveva visto Filippo come un suocero gentile e comprensivo, ora aveva l'impressione che fosse dalla parte della monarchia. Con il tempo, il legame tra i due si fece sempre più stretto. Un'amica di Diana, Simone Simmons, sostiene di essere stata particolarmente colpita da due delle ultime lettere di Filippo, che considerava eccessivamente dure. Non lo vedeva più come un amico, ma piuttosto come un membro della famiglia reale che non era in grado di comprendere appieno la sua sofferenza. La corrispondenza tra Diana e Filippo si interruppe nel 1995. Nonostante lui fosse un vivace commensale, lei lo considerava un suocero difficile, capace di essere affascinante e giudicante allo stesso tempo.
Quello che un tempo era un rapporto caloroso e amichevole tra i due si è trasformato in un rapporto di insoddisfazione e delusione. Dopo la pubblicazione del libro Bomba di Andrew Morton Diana, Her True Story nel 1992, tutto divenne più difficile. I segreti che il principe Filippo aveva tenuto nascosti a Diana furono rivelati nelle sue lettere. L'opera portò alla luce tutta l'angoscia e il disagio che Diana aveva vissuto durante il suo matrimonio, scuotendo profondamente la famiglia reale. Tutte le rivelazioni emerse sulla continua relazione di Carlo con Camilla Parker Bowles, nonché sulle sue difficoltà di depressione e bulimia, hanno reso evidente che il loro matrimonio da favola non era altro che una fantasia. La pubblicazione del libro ha scatenato una crisi all'interno della monarchia mai vista prima e la famiglia reale non ha potuto far altro che reagire in quel momento. La risposta fu immediata da parte della regina Elisabetta II e del principe Filippo, che convocarono Diana e Carlo a un incontro segreto al castello di Windsor. L'insistenza di Filippo affinché gli sposi pensassero ai loro figli e al destino della monarchia contribuì ad accendere gli animi. Non solo vide l'effetto che si stava producendo sul loro matrimonio, ma fu anche testimone delle conseguenze che si stavano producendo sull'istituzione che essi rappresentavano. Tuttavia, gli eventi che si verificarono dopo quell'incontro non erano stati previsti. Filippo utilizzò un approccio più personale. Invece di limitarsi a imporre le istruzioni reali al popolo, decise di inviare lettere a Diana nella speranza che il suo legame diretto con lei potesse aiutarla ad affrontare le difficili circostanze. Alcune lettere di Filippo erano in realtà piuttosto oneste. In una di esse ha scritto: «Non avremmo mai immaginato che Carlo potesse lasciarti per Camilla. Per me è incomprensibile come una persona che agisce in modo razionale possa fare una cosa del genere. La possibilità di una cosa del genere non mi è mai venuta in mente». Il modo in cui esprimeva la sua disapprovazione per le attività del figlio era evidente. Le lettere inviate da Filippo esprimevano i suoi forti sentimenti per il comportamento di Carlo, nonostante il fatto che la famiglia reale fosse spesso percepita come altamente volatile. Quando vide il figlio mettere in pericolo il suo matrimonio e la sua reputazione per Camilla, provò un profondo senso di delusione. Si trattava di un raro caso di onestà da parte di un monarca di alto rango e dimostrava che anche all'interno dei confini di Buckingham Palace le tensioni e i sentimenti personali erano molto forti. Filippo era molto determinato a trovare una soluzione al problema perché lo considerava un pericolo significativo per la monarchia. Quando Filippo parlò per la prima volta, Diana rimase affascinata da ciò che aveva da dire. Spesso provava sentimenti di estraneità e di non sopportazione all'interno della famiglia reale. Ciononostante, queste lettere le davano un senso di affermazione, come rara indicazione di reale attenzione. Le considerava tali. Per esempio, scrisse: «Caro papà, ti sono veramente grata per aver trovato il tempo di scrivermi». Questa era una delle risposte che lei forniva. «Vedo che lei è sinceramente preoccupato. Terrò presente la sua raccomandazione». Il fatto che si riferisse a lui chiamandolo papà dava l'impressione che quel momento apprezzasse il suo aiuto e lo vedesse come una figura paterna. A un certo punto c'è stato un barlume di ottimismo sul fatto che il coinvolgimento di Filippo potesse portare a un cambiamento. Forse, attraverso l'uso di queste lettere, si sarebbe potuto scoprire un modo per riconciliare le differenze. La tenue intesa, d'altra parte, non durò a lungo. Nel corso del tempo, il tono di Filippo iniziò a cambiare. Nonostante all'inizio mostrasse compassione per Diana, alla fine si arrabbiò sempre di più sia con lei che con Carlo. Quando scoprì che anche Diana aveva iniziato ad avere relazioni extraconiugali, le sue lettere divennero sempre più tese. Era testimone dei problemi coniugali della coppia che andavano fuori controllo era anche consapevole che Diana aveva iniziato ad abbandonarsi a quelle relazioni. In una di esse ha scritto che se si vuole che Carlo rimanga fedele, allora anche voi dovreste comportarvi allo stesso modo. Una serie continua di controversie è qualcosa a cui la monarchia non sa resistere. Filippo era molto preoccupato per la percezione che il pubblico aveva della monarchia. Aveva capito che la stampa era già insistente nella ricerca di segreti su Diana e Carlo e temeva che se la situazione avesse continuato a deteriorarsi, il rispetto del pubblico per la famiglia reale sarebbe stato irrimediabilmente compromesso. Voleva farle capire che aveva un dovere non solo come donna, ma anche come futura regina e madre di un futuro re.
Il rapporto tra Filippo e Diana ha subito una trasformazione significativa a seguito di queste lettere. Quello che inizialmente era un tentativo di consolarla si trasformò in un argomento di scontro tra i due. Poiché Carlo aveva agito secondo i propri capricci per molti anni, la donna non accettava l'idea che dovesse attenersi alle regole reali. Lei si era stancata di essere sottoposta allo sforzo di mantenere le apparenze per il bene della monarchia. A partire dalla metà degli anni 90, i due hanno quasi smesso di comunicare tra loro. In passato, Diana e Filippo sembravano aver formato una partnership inaspettata e interessante. Tuttavia, questa alleanza è stata poi eliminata. È stato grazie alla diffusione di queste lettere al grande pubblico che è stata resa disponibile una sorprendente visione dei problemi privati della famiglia reale britannica. Nonostante il principe Filippo sia spesso rappresentato come un personaggio inflessibile e convenzionale, le lettere dimostrano che egli cercò di intervenire a modo suo. Nonostante fosse consapevole dell'effetto che il caso di Carlo aveva sulla monarchia, era anche infuriato per la crescente indipendenza di Diana e la sua forte presenza nei media. Queste dichiarazioni erano un riflesso dei conflitti interni alla famiglia reale. Da un lato, il riconoscimento degli errori commessi da Carlo, dall'altro, un ultimo sforzo per mantenere la compostezza di Diana. Alla fine, queste lettere servono a ricordare che anche all'interno delle famiglie più potenti, i sentimenti, le lealtà e i conflitti sono complicati come in qualsiasi altro luogo. Il racconto delle lettere di Filippo a Diana non si limita alla mera politica della famiglia reale. Si tratta delle battaglie umane che si svolgono dietro la corona, del conflitto che nasce tra la sofferenza personale e la responsabilità, e dei limiti di ciò che può essere alterato dalle parole di un singolo individuo. Quando le lettere si trasformarono in avvertimenti, la tolleranza del principe Filippo cominciò a esaurirsi quando la principessa Diana divenne sempre più esplicita nel manifestare il suo malcontento nei confronti della famiglia reale. La principessa rilasciò interviste esplosive e rivelò fatti che erano stati tenuti nascosti al pubblico per molto tempo tra le mura del palazzo. Le lettere, che all'inizio avevano lo scopo di fornire indicazioni e consigli, si trasformarono rapidamente in severi avvertimenti. Le dichiarazioni pubbliche di Diana e in particolare la sua famigerata intervista a Martin Bashir, andata in onda su Panorama nel 1995, hanno provocato un'onda d'urto in tutta la monarchia. Durante l'intervista, Diana ha parlato apertamente e onestamente della storia d'amore di Carlo, con Camilla Parker Bowles e delle sue difficoltà con la depressione e la bulimia. Ha anche affermato che la famiglia reale non le ha fornito l'aiuto necessario. L'affermazione che ha fatto durante l'intervista, secondo cui eravamo in 3 a questo matrimonio, quindi era un po' affollato, è probabilmente la frase più famosa che abbia mai pronunciato. La schiettezza di Diana stava intaccando consuetudini secolari, che erano sempre state necessarie per la prosperità della monarchia. La monarchia è sempre sopravvissuta mantenendo un senso di dignità e segretezza. Nonostante il fatto che all'inizio avesse provato compassione per lei, ora non era più in grado di ignorare la situazione senza intervenire. Le lettere successive che scrisse a Diana erano più dittatoriali, più severe e contenevano un tono evidente. Dopo qualche tempo, Simone Simmons, una delle più strette confidenti di Diana, rivelò che la principessa le aveva mostrato 2 lettere di Filippo insolitamente severe. Queste lettere avevano lasciato Diana molto turbata. Simmons le ha descritte come incredibilmente sgradevoli e contenevano commenti che sembravano essere più che semplici parole di consiglio, ma piuttosto parole di opinione espresse. Secondo le accuse, in una di queste lettere Filippo scrisse: «Non stai influenzando solo la tua vita, ma anche il futuro della monarchia, e prima di fare una scelta è necessario valutarla con molta attenzione». Il cambiamento di tono di Filippo era inequivocabile e innegabile. Per quanto lo riguardava, le attività di Diana non erano più solo un affare privato tra lei e Carlo. Era chiaro che avevano un effetto diretto sulla stabilità della monarchia nel Regno Unito. La percezione che Filippo aveva di lei passava da quella di una persona che poteva aiutare a quella di un problema, man mano che lei si faceva strada. All'inizio, Filippo si sforzò di aiutare Diana a comprendere la realtà della vita reale. Tuttavia, con il passare del tempo, si sentì sempre più frustrato. Secondo un'altra lettera, è stato detto che avete una responsabilità non solo verso voi stessi, ma anche verso i vostri figli e la corona.
Ogni azione ha delle ripercussioni che la seguono. Tuttavia, ora aveva l'impressione che Filippo non fosse più dalla sua parte. Nonostante in precedenza avesse creduto che fosse uno dei pochi membri della famiglia reale a comprendere appieno le sue difficoltà. Quando Filippo parlò a Diana, fu un colpo che lei non riuscì a sopportare. Sembrava che fosse stato dalla sua parte e che si fosse associato totalmente agli interessi della monarchia. Aveva trovato in lui un raro alleato all'interno della famiglia reale. Qualcuno che riconosceva il suo dolore quando altri rimanevano lontani. Tuttavia, sembrava che lui avesse rinunciato a stare dalla sua parte. Sembrava che le lettere, che all'inizio aveva letto con ottimismo, non fossero altro che direttive di un uomo che si preoccupava più della reputazione della famiglia reale che del proprio benessere. Il rapporto unico che esisteva tra loro due si è completamente disintegrato quando lei ha smesso di rispondere. Non solo Diana non aveva più fiducia in Filippo, ma non sentiva nemmeno che qualcuno della famiglia reale avesse a cuore i suoi interessi negli ultimi anni della sua vita. All'inizio le lettere dovevano essere parole di saggezza, ma alla fine divennero l'emblema del profondo abisso che esisteva tra Diana e la monarchia. Un abisso che non sarebbe mai stato colmato. Dopo la conclusione del procedimento di divorzio tra Diana e Carlo nel 1996, Diana fu ufficialmente sollevata dai suoi obblighi reali. Ciò nonostante, il suo rapporto con la famiglia reale continuò a essere irto di tensioni. Le lettere di Filippo avevano inizialmente cercato di indirizzarla, poi di ammonirla e, infine, non erano diventate altro che i resti di un tentativo fallito di esercitare autorità su una donna che da tempo si rifiutava di conformarsi. Nonostante tutto, Diana continuò a vivere la sua vita secondo i suoi standard. Adottò uno stile di vita più indipendente e si impegnò in attività filantropiche, tra cui la lotta per le persone affette da HIV/AIDS e la sensibilizzazione sulle mine anti-uomo. Nonostante ciò, il divario che esisteva tra lei e la famiglia reale non si è mai completamente sanato. Filippo era stato l'unico reale anziano a tentare un legame diretto con lei, ma anche questo tentativo non aveva avuto successo. La terribile morte di Diana avvenne nell'agosto del 1997, quando rimase coinvolta in un incidente automobilistico a Parigi. All'indomani della sua scomparsa, la famiglia reale fu oggetto di numerose reazioni da parte dell'opinione pubblica. Filippo, insieme al resto della famiglia, mantenne un costante livello di silenzio. Le sue lettere, che inizialmente dovevano servire a colmare il divario tra Diana e la monarchia, alla fine servirono a ricordare quanto fosse cresciuto il divario tra loro. Le lettere che il principe Filippo e la principessa Diana si sono scambiati forniscono uno sguardo affascinante sui problemi intimi che la famiglia reale britannica ha attraversato. La progressione di una relazione iniziata con attenzione e simpatia, ma che alla fine si è risolta in delusione e irritazione, è dimostrata da questi eventi. All'inizio, Filippo si sforzò di assistere Diana perché credeva che sarebbe stata in grado di adattarsi alla vita da principessa. Tuttavia, con il passare del tempo, cambiò prospettiva e iniziò a vederla come una persona che intaccava le tradizioni che aveva passato tutta la vita a sostenere. I cambiamenti che Diana sperimentò all'interno della famiglia reale furono rappresentati da queste lettere, che lei trovò significative. Nonostante le riportassero alla memoria un breve periodo della sua vita in cui si era sentita compresa, le riportavano anche alla triste realtà che, alla fine, era l'unica ad affrontare la battaglia. Philip continuò a parlare delle sue lettere con Diana molto raramente anche dopo la sua morte. Chi era a conoscenza delle lettere, d'altra parte, era consapevole dell'influenza che esse avevano su di lui e sulla principessa. Le lettere non erano semplici lettere. C'era una lotta tra dovere e libertà personale, tra tradizione e cambiamento, tra una principessa che voleva raccontare la propria storia e un principe che pensava che certe cose non dovessero mai essere dette. Si trattava di riflessioni sulla tensione che esisteva tra queste due parti. Sono state le lettere e gli effetti a lungo termine che hanno avuto. Le lettere confidenziali che il principe Filippo e la principessa Diana si scambiarono furono molto più di una semplice conversazione privata tra i due. Non si può negare che fossero la prova della terribile crisi che la famiglia reale britannica stava vivendo negli anni 90. C'era un conflitto tra tradizione e modernità, tra le esigenze della monarchia e le difficoltà personali di una donna che si rifiutava di tacere. Questo conflitto era al centro di queste lettere. Attraverso queste lettere è emerso chiaramente che persino il principe Filippo
considerato uno dei più solidi pilastri della monarchia. A volte provava sentimenti di irritazione nei confronti del proprio figlio. Nonostante riconoscesse i difetti di Carlo, non lo appoggiava ciecamente. Secondo quanto riportato, Filippo ha ammesso che Carlo ha avuto una relazione con Camilla Parker Bowles e ha anche commentato il modo in cui il figlio ha gestito il suo matrimonio. In una delle sue prime lettere, Filippo avrebbe espresso la sua insoddisfazione nei confronti di Carlo e lo avrebbe incoraggiato a essere più tollerante nei confronti di Diana. Queste informazioni provengono da diverse fonti. La tolleranza di Filippo, d'altra parte, cominciò ad esaurirsi con il passare degli anni e con l'intensificarsi delle controversie che coinvolgevano Diana e Carlo. Inizialmente, Filippo mostra compassione per le difficoltà di Diana, notando quanto sia stato difficile per lei adattarsi alla vita come membro della famiglia reale. Il tono delle lettere di Filippo, d'altra parte, divenne significativamente più severo quando Diana iniziò a parlare in pubblico, culminando nella sua apparizione bomba a Panorama nel 1995. Mentre cercava di gestire la crescente crisi che colpiva la monarchia, le sue dichiarazioni passarono da una sorta di consiglio a un avvertimento. In un caso unico, le lettere hanno fornito una visione delle difficoltà intime che esistevano nella famiglia reale. Le lettere dimostrano che non c'erano eroi o cattivi a porte chiuse. Si può dire che Filippo non era né del tutto contrario a Diana, né del tutto favorevole a lei. Si sforzò di trovare un equilibrio tra i suoi ruoli di consorte della regina, padre e consigliere di Diana. D'altra parte, il fatto è che la monarchia continuava a operare secondo tradizioni rigorose e qualsiasi divergenza dallo standard era considerata un pericolo. A sua volta, Diana fu intrappolata in un ambiente soffocante, in cui si sentiva ignorata e impotente. Anche se Filippo era stato un amico in passato, le sue ultime lettere sembrarono essere più uno strappo che parole di consolazione. L'unica cosa che accadde fu che questa mossa rese il divario tra Diana e la famiglia reale ancora più ampio, rendendo quasi difficile la loro riconciliazione. Queste lettere sono state nascoste al grande pubblico per diversi anni. D'altra parte, sono stati resi pubblici tra il 2007 e il 2008, durante l'indagine ufficiale sulla terribile morte di Diana, che ha sconvolto il mondo intero. Un aspetto della famiglia reale mai visto prima fu improvvisamente portato all'attenzione del pubblico. Alcuni interpretarono le lettere di Filippo come una prova del fatto che la monarchia cercasse di esercitare controllo e influenza su Diana, anziché fornirle sostegno. Le sue dichiarazioni, in particolare quelle in cui la incoraggiava a considerare il futuro della monarchia, erano particolarmente vere per le parole che le chiedeva di meditare. Alcuni ritengono che queste lettere siano una rappresentazione della mentalità fredda e calcolatrice della famiglia reale. Una famiglia che si preoccupa più di mantenere la propria immagine che della salute e della felicità di uno dei suoi membri più cari. D'altro canto, molti sostengono che le osservazioni di Filippo, per quanto dure, fossero un tentativo di aiutare Diana a superare una circostanza davvero difficile. Fu portato alla loro attenzione il fatto che Filippo aveva insegnato anche a Carlo e Chiu, aveva cercato di fornire a Diana un mezzo per orientarsi nei confini della vita reale. Sono in molti a ritenere che la storia sarebbe potuta andare diversamente se Filippo e Diana fossero stati in grado di mantenere saldo il loro amore per tutta la vita matrimoniale. È possibile che Diana e Carlo abbiano trovato una soluzione ai loro problemi? Sarebbe stato possibile salvare il loro matrimonio? Inoltre, e questa è la domanda più essenziale, la vita di Diana avrebbe potuto prendere una direzione diversa, che non avrebbe portato alla terribile notte del 1997 a Parigi. Senza dubbio, non è possibile dirlo, ma una cosa è inequivocabile. Questa raccolta di lettere non era che una piccola parte di una narrazione molto più ampia e intricata. Sembra probabile che i veri segreti del matrimonio di Diana e Carlo, quelli che sono rimasti celati oltre le mura del palazzo, siano molto più ampi di quanto sia stato rivelato in precedenza. Ancora oggi, dopo che sono passati diversi decenni, la gente è curiosa di sapere cos'altro è stato nascosto. Esiste un numero maggiore di lettere, chat e fatti reali che non sono ancora stati scoperti. E in che modo questi segreti a lungo perduti continueranno ad avere un impatto sul futuro della monarchia nel Regno Unito? Una cosa è certa: la narrazione di Diana non è ancora completa. L'opinione pubblica